Buongiorno ragazzi, oggi è una puntata specialissimissima perché avevo bisogno di questa cosa che oggi vi faccio vedere. Che cos'è? Prima di dirvelo vi dico che è una cosa utilissima per me, l'ho scelta, mi piace, l'ho provata, è già una figata. Quindi adesso mi sento di consigliarvela, assolutamente. Che cos'è? È il mio passato di gommista, perché vi ricordate nelle varie puntate abbiamo bucato, strabucato, ho sempre avuto problemi e quindi vi voglio far vedere che cosa ho io nel camper e qual è la soluzione. Questo è il crick originale di Bruto, stiamo parlando di 44 anni, a vite, manuale, scomodissimo e ha un problema, si è incastrato, non arriva più all'altezza originale. Quindi cosa avevo fatto io nel tempo? Avevo comprato i classici pneumatici, no? Il problema è che a un certo punto in Marocco non funzionava perché non aveva più olio. Questi qua hanno il problema che magari ti cadono nel gabone, l'olio se ne va e quando ne hai bisogno ti attacchi. Oltretutto anche questo qua è corto, quindi devo mettergli sotto un pezzo di legno e la fatica perché aveva queste due cose manuali, non c'è abbastanza leva. Poi in caso di emergenza avevo comprato questo qua, vabbè, in un supermercato non è nulla di professionale, però il problema è che questo gonfiagomme qua ci mette una vita, faceva scattare i fusibili, insomma mi sono stufato. Io ho cercato sul mercato che cosa? La soluzione è questa valigetta che pesa 8 kg, però in 8 kg ha dentro tutto, a parte un piccolo tirangolo di emergenza che male non fa, ma vi faccio vedere che cosa c'è dentro. Istruzioni, vabbè, queste servono o non servono, per spaccare i vetri o tagliare le cinture, sperando di non utilizzarlo mai, ma questo messo in cabina ha il suo perché. Guanti che io non ho, in questo caso vengono comodi perché non li trovi mai quando ne hai bisogno e quindi se sono assieme alla cassettina li usi. Poi l'apparato misterioso. Allora, questo è un martinetto elettrico, ok, che ha delle belle caratteristiche. Innanzitutto solleva fino a 5 tonnellate e quindi già per un camper va bene. Poi io l'ho preso anche per un'altra cosa molto importante, l'escursione, che ad oggi sul mercato io non ne ho trovati. Quindi ha un'escursione veramente alta che per noi con Bruto serve. Uno perché non gli devo mettere sotto nulla, va da 155 mm fino a 450 mm. Quindi quello che mi rimane, cioè riesco a infilarlo bene sotto, eventualmente mettere anche un pezzo di legno se mi serve e ovviamente sollevarlo. Questo per quale motivo? Perché Bruto è alto e a differenza di altri camper non ho bisogno di tanta escursione, però questo è anche basso e quindi anche nei camper moderni, visto che una volta abbiamo aiutato un ragazzo, va bene. Cosa nasconde al suo interno? Anche il gonfiagomme. Qua sopra c'è un manometro, arriva fino a 10 bar ed è un gonfiagomme, gonfia e sgonfia. Adesso poi lo attaccheremo all'elettricità e ve lo farò vedere funzionare. Anche una luce che è molto utile di notte, perché se in emergenza hai bisogno di infilarti sotto il camion, con questo vedi anche dove ti metti, con l'augurio che non succeda mai. E poi ha il pulsante di alza e abbassa il martinetto, niente di più. Viene alimentato a 12 volt, 4 metri di cavo e si può attaccare o all'accendisigari direttamente oppure, se avete paura di magari far partire i fusibili, direttamente alla batteria con questo suo, diciamo, adattatore. Ragazzi, tutto questo in una comodissima valigetta, questo Sellevia Camper 3 in 1, luce, solleva e gonfia, per la dimensione di 15,5 cm per 31 cm per alto 15,5. Piccolo, pesa abbastanza, robusto. Io l'ho preso da 5 tonnellate, volendo anche da 3,5 poteva essere sufficiente, ma il nostro camper è bello pesante, quindi io vi consiglio questo da 5 tonnellate. Sul sito della Vevor ci sono anche da 3 tonnellate. C'è anche un modello che ha il, come posso dire, la pistola quella ad impatto, quella per togliere le ruote. Non l'ho provato quindi non posso fare commenti, però a me sinceramente non mi serviva proprio per il discorso del peso e per l'ingombro. Noi viaggiando più riesco a risparmiare è meglio. Però la cosa bella è che tutto sta all'interno di questa cassetta, non devi starlo a cercare in emergenza perché tutto è qui dentro e adesso vi parlerò un attimino delle caratteristiche tecniche. Solleva fino a 45 cm per un totale di peso di 5 tonnellate. Ha un autobloccante, cioè questo è sicuro perché si autoblocca e ha una base di acciaio sotto, infatti viene consigliato di appoggiarlo sul piatto. Ha una sua luce che ti aiuta in caso di emergenza e ha il suo gonfiagomme.
è alimentato a 12 volt con la batteria, direttamente attaccato alla batteria oppure all'accendisigari. Ha un assorbimento di 15 A per appunto 180 watt. È anche abbastanza veloce perché per raggiungere l'altezza massima ci impiega solo 2 minuti circa e soprattutto senza fare sforzi, che è tanta roba per noi anziani. Se vi ricordate in una puntata del Marocco c'era quel ragazzo che ci ha dato una mano che sudava sotto il sole a 40 gradi e io sinceramente ringrazio ancora che c'è stato lui che mi ha dato una mano, perché se no morivo lì io. Il gonfiaggio è anche abbastanza veloce, ovviamente non è un compressore da casa, tenete in considerazione questo. Anche in dotazione 3 fusibili di ricambio in caso si dovesse rompere, e ha la particolarità che se dovesse mancare l'elettricità comunque non si sgonfia. Io direi a questo punto di collegarlo e farvelo vedere come funziona. Come vedete il cavo è abbastanza lungo e quindi mi dà la possibilità di gonfiare o lavorare sulle gomme interiori e posteriori, lato destro e lato sinistro, facendolo uscire dal finestrino. Se uno vuole comunque allungare questo ci vuole veramente poco. Ora, come funziona? Vieni qua. Luce LED. Da questa parte, come vedete, gonfia le gomme. Da questa parte interruttore per alzarlo. Dopodiché tu decidi se fare up. Lo facciamo tutto, così vi faccio vedere quanto è alto. Avanti, veloce. E si blocca da solo. Ma se non dovesse bastarvi... insomma, questo brutto lo alza. Abbiamo tirato fuori la tovaglia delle grandi occasioni per metterla sotto il camper, quella che usiamo per i lavori, così Mauri si può sdraiare e vi fa vedere effettivamente come funziona il crick nel momento in cui dovreste cambiare una gomma. E non è il nostro caso oggi, per fortuna. Avete visto che la ruota ormai è sollevata, tutto era già gonfia, quindi comunque non ci sono stati problemi. Però c'ho ancora almeno un 10 buoni centimetri di escursione. Direi che oltretutto ho messo in un punto molto alto della struttura, volendo si può mettere anche in uno chassis un pochino più basso. Io sono veramente contento. Adesso lo tiro giù e poi facciamo la prova del gonfiaggio gomme. Non ho neanche sudato. Adesso facciamo la prova delle gomme, gonfiamole. Qua c'è per gonfiare l'aria, tiro fuori il tubicino. Qui all'interno ci sono anche delle valvole, che sono valvole per gonfiare cuscinetti per il mare, palloni da calcio, c'è un po' di tutto. Questo mi piace. Sì, per non gonfiare la mano, tanto le avrei gonfiate io. Sono a 4,1, 4,2. Ok, per accendere si usa questo pulsante, si pompa leggermente. No, non lo gonfio perché sono già carico, però insomma ragazzi, consiglio, fatelo col motore acceso, perché comunque farà sollevare, e la pompa che gonfia le gomme, 180 watt, la batteria te la può buttare a zero. Conclusioni. Allora, innanzitutto mi sento di consigliarvelo, anche perché le persone di una certa età come me, un po' in sovrappeso, leggermente, questi sono degli aiuti fondamentali. Insomma, uno che non ha 20 anni deve tirarlo su in qualche modo, se si trova in panne. Adesso, a parte gli scherzi, i van lifer non sono poi tutti belli e giovani come noi, ok? La Vevor ci ha dato uno sconto che metterò qui sotto in descrizione, uno sconto del 5% con il link, e quindi io ringrazio la Vevor innanzitutto per avermi dato la possibilità di risparmiare energia e quindi non faticare e non sudare sotto il sole, ma soprattutto per aver fatto un prodotto che devo dire valido. Quindi alla prossima, perché ho ancora una cosuccia dalla Vevor da farvi vedere che qui Marina mi sa che vi lascio con questo dubbio. Ciao ragazzi, alla prossima!